Oggi siamo qui con questa scheda audio, la nuova Elgato Wave XLR, la Mark II. È una scheda audio innovativa rispetto alla precedente, una scheda audio che cambia un po' le regole del gioco e in questo video te lo racconto nel dettaglio. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi parliamo di questa nuovissima scheda audio uscita pochi giorni fa. Ovviamente ringrazio i ragazzi di Elgato per avermela inviata, ed è una scheda audio, come ti dicevo nell'introduzione, che innova parecchio il mercato. Voglio raccontarti tutte le novità, tutti i dettagli, e per farlo ho qui una pagina, la pagina del sito di Elgato, dove voglio essere veramente molto specifico perché le novità sono tantissime e non voglio correre il rischio di saltarne qualcuna per farti comprendere quanto questa scheda audio sia veramente una scheda audio incredibile. Prima di iniziare, prima di entrare nel vivo del video, però, unboxing. Esteticamente questa scheda audio è esattamente uguale alla precedente. Ci sono piccolissime variazioni qui sull'indicatore, i LED non sono piccoli pallini ma un'unica striscia, insomma veramente piccolezze, ma il resto è identica. Ok, quindi immagino tu l'abbia già visto perché ti lascio il video del primo modello che ho fatto qui sul mio canale. Questo qui è il secondo modello, quindi esteticamente possiamo dire che è identica, anche come peso, come dimensione, come forma. Mi piace un sacco questa perché quando la metti sulla scrivania è perfetta, è bellissima perché tutti i cavi sono nella parte posteriore, quindi super pulito, super ordinato, bellissimo. Io che amo avere sempre un ambiente di lavoro molto pulito e molto ordinato, queste schede audio così, dove hanno tutti i controlli nel pannello posteriore, mi fanno impazzire. Allora, a proposito dei pannelli, nel pannello posteriore abbiamo il cavo XLR, abbiamo l'uscita cuffie, che è l'uscita piccolina, secondo me probabilmente per una questione di spazio, c'è l'uscita cuffie piccolina. Io avrei messo quella grande, però mi rendo conto che forse per problemi di spazio non ci sta, anche perché guarda quanto è piccola, e il cavo USB-C. Quindi come la precedente. Sulla parte qui superiore abbiamo il tasto a sfioramento mute, che è veramente incredibile, perché bellissimo, cioè è come se non esistesse, semplicemente sfiorando metti mute. Nella parte anteriore abbiamo tre lucine che sono il microfono, e c'è una lucina aggiuntiva quando attivi gli effetti, ma ne parleremo dopo, le cuffie, quindi quando stai andando a regolare il volume cuffie, e il mix tra quello che viene fuori dal computer e la tua voce in diretta. Puoi mixarlo. Come farlo? Con questo manopolone che in effetti puoi cliccare per passare da una modalità all'altra. Clicchi, ruoti. Se lo tieni premuto per qualche secondo in più puoi impostare l'auto gain. Quindi è un po' una tecnologia ormai che siamo già abituati a conoscere. Auto gain significa che tu tieni premuto per qualche secondo, inizi a parlare e la scheda audio regola in automatico il volume per te, in modo da evitare di andare in picco. Questa è una brevissima introduzione sulla scheda. Adesso però andiamo nel concreto perché le novità sono tutte qui. Partiamo dalla funzionalità ClipGuard 2.0. Nella versione MK1 c'era la versione ClipGuard 1.0. Ora io faccio riferimento al sito di Elgato perché è molto preciso e dettagliato, perché voglio trasmetterti effettivamente il beneficio di prendere questo modello e cosa vogliono dire queste nuove funzionalità. Quindi mentre il ClipGuard 1.0, perdonami se prendo spunto dal sito di Elgato in questo momento,
Per evitare che la tua traccia andasse in clip, che cosa faceva? Registrava una prima traccia audio, così come l'avevi impostata tu, una seconda con un gain più basso, in modo tale che se la traccia numero 1 andava in clip, lui in automatico recuperava quella parte dalla traccia numero 2 e ti dava un audio sempre perfetto. Quindi tu dici: Ale, già questo, basta, com'è possibile innovare ancora di più? E il gatto ce l'ha fatta. E ti ricordo una cosa, tutta questa tecnologia nuova di Elgato è sviluppata con Lewitt. E Lewitt, se non lo sai, è un'azienda, una delle aziende principali nel settore dell'audio, ok? Con i loro microfoni, eccetera, eccetera. ClipGuard 2.0, che è quello che c'è in questa scheda audio, che cos'è? Ora è scritto in maniera complicata, però registra contemporaneamente su più livelli grazie alla tecnologia a 32 bit floating point. Ne abbiamo parlato un sacco di volte su questo canale. In questo modo ti dà un headroom, la possibilità di praticamente non andare mai in clip, dandoti una gamma dinamica di 135 dB rispetto ai 100 dB che avresti senza il ClipGuard 2.0. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che non è una cosa che avviene dopo, ma avviene in tempo reale. È la possibilità, grazie alla tecnologia di 32 bit floating point, di evitare che tu possa andare in picco. E questo ti fa stare ancora più tranquillo, perché rispetto al ClipGuard 1.0 è più preciso. Spero di essere stato chiaro, ma se hai domande, dubbi, curiosità, commenta. Sono argomenti un po' più tecnici, io provo a spiegarli in maniera molto semplice, però magari qualche concetto ti è sfuggito, o comunque io sono stato troppo veloce, quindi commenta e io ti rispondo. Un'altra informazione importantissima, un'altra funzionalità importantissima di questa scheda audio è il fatto di avere un DSP integrato. Che cos'è un DSP? Un DSP è la possibilità di avere all'interno della scheda audio 5 effetti. Pazzesco, vero? 5 effetti che sono, adesso vado a memoria, te li lascio qui, facciamo prima, senza che mi sforzo di ricordarli che sono anziano. Te li lascio qui a video. Sono tutti effetti importantissimi, perché c'è un compressore, c'è un equalizzatore, c'è un expander, insomma tutti effetti super 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 interessanti e basati tutti anche sulla I. Ti dicevo, dentro questa scatoletta c'è un processore di effetti con questi 5 effetti. Qual è il grosso vantaggio? È che gli effetti sono già qui dentro, quindi latenza zero e qualità più elevata, quindi tutto a vantaggio del tuo audio, ok? Quindi una cosa che tu registri qui, l'audio passa da qui, va nel software dove ci sono gli effetti e poi lo registri, è una cosa che l'audio viene processato direttamente qui dentro. Quindi l'audio passa prima attraverso il ClipGuard 2.0, che a 32 bit floating point impedisce di clippare, dopo passa attraverso questi effetti e poi c'è un terzo punto interessantissimo, perché tu puoi aggiungere anche plugin VST esterni. Quindi se tu hai un tuo plugin preferito, che può essere un equalizzatore, un compressore, uno gate, un deesser, quello che ti pare, puoi inserirlo all'interno della scheda audio e quindi viene processato sempre all'interno di questa catena. Il risultato è che il plugin che tu hai utilizzato fino a ieri, fino a prima che uscisse questa scheda audio, adesso può suonare in tempo reale un pelo meglio, perché è inserita all'interno della scheda audio. Questa scatoletta, così piccola e così leggera, ha decretato la morte di ogni mic booster. Che vuol dire? Vuol dire che dentro questa scatoletta ci sono 80 dB di gain. Quindi qualunque microfono, anche lo Shure SM7B, che è il microfono che ha bisogno di più gain in assoluto, qualunque microfono al mondo tu abbia, lo colleghi qui e non hai bisogno di comprare alcun mic booster. Zero. Cosa che fino a qualche giorno fa magari facevi perché avevi una scheda audio un po' vecchiotta, una scheda audio che non aveva abbastanza gain e quindi eri costretto a comprare un mic booster. Da adesso in poi basta mic booster, perché 80 dB di gain sono molto più che sufficienti per pilotare qualsiasi microfono, tra cui anche lo Shure SM7B. Quindi un risparmio, perché un mic booster, diciamo il più scadente, costa intorno ai 35 euro, però diciamo uno decente costa intorno agli 80-90 euro, quindi stai risparmiando soldi. E se ti stai chiedendo quanto costa questa scatoletta,
costa la stessa cifra della scatoletta precedente, della versione MK1. Ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa trovare sempre l'offerta e quindi sempre il prezzo migliore. Un altro grossissimo vantaggio di questa scheda audio riguarda l'amplificatore per le cuffie. Perché spesso le persone pensano, nonostante io abbia fatto dei video su questo argomento, pensano che nella scelta delle cuffie, se comprano una cuffia con un valore di ohm più elevato, la cuffia sia migliore. No? Come se compri una cuffia da 80 ohm, dici, un po' scadente, quella da 250, caspita, è figa. Ovviamente no, è tutto un altro discorso, non c'entra con la qualità della cuffia. Però le persone pensano a caso, dice vabbè, se quelle 250, quelle 80, 250 di più di 80, compro 250. Ma 250 ohm vuol dire un'altra cosa. Ok? Poi si lamentano che come mai collego queste cuffie da 250 ohm alle mie schede audio e non si sente? Perché hai sbagliato cuffie, non sono cuffie per schede audio. Ma il Gato ha risolto questo problema. Perché? Perché questo preamplificatore cuffie riesce a pilotare qualunque tipo di cuffia. Quindi se fino ad ora avevi una scheda audio con delle cuffie troppo performanti, troppo potenti in termini di ohm, di impedenza quindi, e non avevi un volume bassissimo perché questo era l'effetto ottenuto, da adesso in poi con questa scheda audio, qualunque cuffia tu abbia, quindi non devi buttarle e comprarne un altro paio, le colleghi e riesci a sentire sempre bene. Ok, io mi fermo qui per questo video perché non voglio farti un video lunghissimo e farò un altro video, almeno un altro video, dove ti parlo anche del software, dove ti faccio ascoltare la scheda audio, insomma, andiamo avanti. Non volevo fare un video lunghissimo perché poi diventa anche pesante da vedere. Che dire, questa scheda audio è quello che gli americani chiamano game changer, cioè un qualcosa che riesce a innovare il mercato e lo fa attraverso caratteristiche, secondo me, di tutto rispetto. Già solo se pensi, preamplificatore cuffie in grado di pilotare qualsiasi tipo di cuffia con qualsiasi tipo di impedenza. Un preamplificatore microfonico da 80 dB che rende inutile qualsiasi tipo di mic booster. Un processore DSP interno in grado di elaborare l'audio in tempo reale e con una qualità molto migliore con latenza zero. Semplicità di utilizzo. Ecosistema Elgato, perché spesso quando parlo di Elgato uno dei grossi vantaggi che enfatizzo è proprio l'ecosistema Elgato. Quando compri questa la puoi far pilotare da uno Stream Deck, la puoi collegare a tutti i software di Elgato e semplificarti il tuo workflow di lavoro. Ok? Bene, fammi sapere che cosa ne pensi, se hai dubbi, domande, curiosità, commenta e io ti rispondo sempre nel più breve tempo possibile. Grazie per adesso e noi ci vediamo prestissimo.